Un ingresso principesco. Entrano Gatta, Zucchero e Fuoco elegantissimi. Arrivano da una porta che irradia luce. È l'armadio della fata. Gatta indossa il classico costume da gatto con gli stivali. Zucchero un abito di seta color carta da zucchero. E Fuoco tantissimi pacchi colorati e un lungo mantello rosso bordato d'oro. Attraversano tutto l'ingresso. Poi Gatto chiama tutti a raccolta sotto un portico sulla destra. Di qua! Conosco ogni centimetro del palazzo. Lo lasciò alla fata Beriluna Barba Blu. Godiamoci il nostro ultimo minuto di libertà, mentre i bambini e Luce vanno a trovare la nipotina della fata. Vi ho portato qui per parlare della situazione nella quale ci hanno messo. Ci siamo tutti? Il cane sta uscendo dall'armadio della fata. Ma che cavolo, si è messo addosso? La livrea di uno dei lacchè della carrozza di Cenerentola. Gli sta benissimo, all'anima del servo quello. Nascondiamoci dietro la balaustra. Non so perché, ma io di quello non mi fido. È meglio che non senta. Troppo tardi, ci ha visti. Guarda, anche Acqua esce dall'armadio. Madonna, quanto è bella! Eccoci, ma non siamo uno splendore, guarda che pezzi, che ricami, è oro vero, giuro. Ma quella è la pelliccia color del tempo? Mi sembra di conoscerla. Sì, è quella che mi stava meglio. Sei senza ombrello tu, Acqua, perché visto che piangi sempre. Io? Su, abbiamo cose più importanti da fare. Stiamo aspettando pane. Dov'è? Oh, stavo facendo un sacco di storie su quale vestito scegliere. Mi pare giusto, no? Per uno che sembra uno scemo panzone. Alla fine ho scelto costume da turco, pieno di gemme, scimitarra e un turbante. Eccolo. Si è messo il vestito più bello di Barba Blu. Oh, eccomi pane, eccomi qua. Beh, come sto? Come sto bene, quanto sembra scemo. Come sto bene, che bello. Sono vestiti i bambini? Sì, il signorino Tiltil si è messo la giacchetta blu di Pollicino e Miss Mitil porta il vestito di Gretel e le scarpe di Cenerentola, ma la cosa pazzesca è stato il costume di Luce. Ah, perché? Perché la fata la trovava così splendida che non voleva per lei nessun costume. No! Allora io ho protestato nel nome della nostra dignità di elementi rispettabili ed importantissimi e ho dichiarato che a quelle condizioni mi sarei rifiutato di essere visto con lei. Sì, potevano anche mettere una baciura in testa, no? E che ha detto la fata? Mi ha dato una bastonata in testa e sulla pancia. E poi? E poi mi sono fatto convincere, ma all'ultimo momento Luce ha scelto il costume di raggio di luna che era in fondo all'armadio giù con le cose di pelle d'asino. Su, basta chiacchiere, non c'è tempo. È in pericolo il futuro. Avete sentito? L'ha detto adesso la fata, che la fine del viaggio sarà anche la fine delle nostre vite. Quindi è meglio per noi prolungarlo quanto più possibile con ogni mezzo. E un'altra cosa, dobbiamo pensare al destino della nostra razza e dei nostri figli. Ah, sì, ha ragione, Gatta. Sentite, tutti noi che siamo qui, animali, oggetti ed elementi, abbiamo un'anima che gli umani ancora non vedono. È solo per questo che ci rimane un pochino di indipendenza. Ma se loro trovano l'uccellino azzurro, sapranno ogni cosa, vedranno ogni cosa e sarà la nostra fine. Questo ho imparato
dalla mia vecchia amica Notte, che è anche la guardiana dei misteri della vita. È nel nostro interesse, quindi, impedire ad ogni costo che trovino l'uccellino azzurro, anche se dovessimo per questo mettere in pericolo le vite dei bambini. Ma cosa dice questo? Ridillo un po', per favore, per vedere se ho capito bene io. Ordine, ordine, su, non tocca a te parlare, sono io, Pane, il presidente della riunione. Ah sì, e chi l'ha deciso, scusa? Zitto! Ma di che ti impicci? Io mi impiccio di quello che mi pare e da te, Acqua, non accetto critiche. Scusate, ma su, non litighiamo, no? È un momento importante. Dobbiamo assolutamente decidere che misura adottare. Ah sì, d'accordo con Zucchero e Gatta. Ma è ridicolo! Esistono umani, no basta! Noi obbediamo e facciamo quello che ci dicono e così è. Io riconosco solo loro come padroni. Viva umani! Umani, umani, umani! Ma oh sì, d'accordo con Cane. Ma almeno spiegaci perché. Non ci sono perché, io amo umano e basta. Se tu minacci lui, prima strozzo te e poi vado a dire tutto. Oh no, scusate, non diventiamo aggressivi. Ci sono punti di vista giusti da entrambe le parti. Ah sì, d'accordo con Zucchero. Non siamo tutti noi acqua, fuoco, sì, pure tu pane e cane, vittime di una dittatura? Vi ricordate i tempi in cui prima del colpo di Stato ce ne andavamo dove ci pareva sulla terra? Acqua e fuoco erano gli unici padroni del mondo. E guarda come sono ridotti. E noi, miseri discendenti dei grandi animali selvaggi, guardate! Fate finta di niente. Stanno arrivando la fata e Luce. Luce si è alleata con Umano. È la nostra peggior nemica. Eccoli! Entrano da destra la fata con le sembianze di una vecchietta e Luce con Tiltil e Mitil. Beh, che c'è? Che fate tutti in quell'angolo? Sembrate dei congiurati. Si comincia. Ho deciso che Luce sarà il capo. Le obbedirete come obbedireste a me. E le do la mia bacchetta. I bambini andranno a trovare i loro nonni nell'aldilà stasera e voi altri tutti restate qui che è più discreto. Loro passeranno la notte nel calore della famiglia dell'aldilà. Intanto voi vi preparate tutto quello che serve per il viaggio di domani, che sarà lungo. Forza, via, tutti, ognuno al suo posto. Ah, ma è proprio quello che stavo dicendo, madame. Li esortavo a fare il loro dovere con coraggio e coscienza. Purtroppo Cane mi interrompeva sempre. Ma come? Ma guarda che ti... Cosa fate? No. E se un'altra volta ti vedo, piccolo Dio mio, tu non sai, ero lei che... Basta adesso, Oh, basta, per favore. Meglio che Pane dia per stasera la gabbietta al Tiltil. Potrebbe essere che l'uccellino azzurro si era nascosto nel passato dai nonni, no? Comunque è una possibilità che non si può escludere. Beh, Pane? La gabbietta? Un attimo per cortesia, Madame Fata. Ora richiamo voi tutti a testimoniare che questa gabbietta d'argento che mi fu affidata un tempo da... Sì, basta, grazie. Non amo i discorsi. Noi usciamo di qui e i bambini di là. Andiamo proprio da soli? Ho fame! Anch'io. Pane, apriti quella vestaglia turca e dagli una fettona di pancia. Pane si apre la vestaglia e taglia 2 fette di pancia che dà ai bambini. Permettete anche a me di offrirvi dei bastoncini di zucchero. Si toglie 5 dita dalla mano sinistra e le regala ai bambini. Ma che fa?
Si stacca tutte le dita. Assaggiate, sono fantastiche, fatte di zucchero d'orzo. Mamma, che buone! Ne ha ancora? Oh, sì, quante ne voglio! Ma fa molto male quando se le stacca, no? Per niente, anzi, è molto utile. Ricrescono subito e così ho sempre dita nuove e fresche. Sì, va bene, su, bambini, non mangiate troppo zucchero che poi dovete cenare con il nonno e la nonna. Stanno qui. Li vedrete fra un attimo. Ma come possiamo vederli se sono morti? Oh mio, ma come fanno a essere morti se sono vivi nei vostri ricordi? Gli umani neanche questo sanno. Sanno tanto poco, poco. Mentre voi, però, siccome avete il diamante, state per vedere che i morti a cui i vivi pensano vivono benissimo, contenti e felici e sono in pratica ancora vivi. Ma Luce viene con noi. No, è più carino che questa visita rimanga una cosa di famiglia. Io aspetto qui per non essere inopportuna, che non mi hanno neanche invitata. E da che parte dobbiamo andare? Di là c'è la soglia del paese dei ricordi. Girate il diamante e vedrete una grossa quercia con un cartello sopra inchiodato che vi indicherà che siete arrivati, ma non scordatevi che dovete tornare tutti e due alle 9:45. È importantissimo. Adesso fate i bravi e siate puntuali, perché se arrivate tardi potremo perdere tutto. Ciao, per ora. Oh, di qua voi tutti, e i bambini di là. Esce da destra la fata, con luce, gli animali, fuoco, acqua, eccetera, mentre i bambini escono da sinistra.